Abbiamo utenti che si sono conosciuti e sposati grazie ai nostri giochi. Sì. Considera che nel 2013 non faceva figo fare startup come oggi, cioè eri quasi uno sfigato. Un utente che spende tanto, quanto spende un gioco in media nel mercato? È veramente difficile rispondere a questa domanda perché è gente che ha speso anche 50.000 euro. Utilizzavamo una tecnologia, GameSpark si chiamava il provider, e poi è stato acquisito da Amazon. E poi l'ha chiuso. Quindi è stato il momento in cui abbiamo detto ok, se questa cosa la facciamo bene, WhatWap, ciao. Loro sono Alessandro e Martina, i fondatori di WhatWap, un'azienda di giochi per il telefono. Quello che fanno è prendere giochi di carte tradizionali, come Scopa e Burraco, e adattarli al mondo delle app, con una grafica accattivante e dando agli utenti la possibilità di formare delle community. Partiti da zero sono arrivati a fare milioni di utili senza raccogliere un euro di capitale, mantenendo il controllo dell'azienda al 100%. Le loro app hanno totalizzato oltre 30 milioni di download e non a caso molte aziende hanno cercato di comprarli, ma loro hanno sempre rifiutato persino un'offerta da decine di milioni di euro. Non conoscevo bene questo mondo e come le app potessero fare soldi e ho scoperto che ci sono utenti che spendono anche decine di migliaia di euro per i giochi. Così sono andato a trovarli nei loro uffici in Torre Maire, dove, se ve lo ricordate, ero già stato per intervistare il fondatore di Maire, Fabrizio Di Amato. E prima di iniziare, come al solito, ho fatto un tour dagli uffici. Quello che era la nostra idea era di scendere qui e dire dove cazzo sono finito. Questa è la zona preferita di tutti quanti. Molto bello questo. Zona bosco, piante tutte vere in affitto. Non ci dobbiamo preoccupare di niente. Coccini, le cose, ormai sono diventata anche mezza esperta. Loro vengono una volta al mese, le innaffiano, le sostituiscono se qualcosa non va. Dopo la zona bosco abbiamo l'open space e un po' di sale riunioni. La policy com'è? Smart working libero? Abbiamo smart working libero, solo 4 giorni al mese di obbligo in ufficio. Questo è perché abbiamo molta gente che viene dall'estero e quindi per loro era comoda come policy. Non solo, dato che sono entrati in questi uffici nel periodo del Covid, tantissimi elementi sono spostabili con le ruote. Comunque, ovviamente, il tema generale degli uffici sono i videogame. Questa è sala Super Mario. Diciamo che per ogni sala l'obiettivo era quello di avere degli elementi che fossero un po' in 3D e chiaramente richiamare dei giochi classici. Di qua abbiamo tutto un elenco di phone booth. Qua ci puoi stare anche in due tranquillamente, ti fai un one-to-one. Anche nell'altra ala dell'ufficio abbiamo un po' di open space. Ogni nicchia che trovavamo ci sbattevamo dentro un tavolo e delle sedute. Qua abbiamo la sala Pac-Man, che in teoria è anche la sala più bella perché ha la bellissima vista, solo che oggi purtroppo Milano non è si grigia. vedono le montagne. Esatto. E anche qui si ripete il tema dell'elemento 3D, questi fantasmini di Pac-Man, e questa diciamo è la sala più grande che abbiamo. In tutto l'ufficio abbiamo di fatto solo 3 sale meeting, perché qui in torre tu hai la possibilità di andare al piano 24 e lì tutto il piano è suddiviso in salette. Questa è la zona che noi chiamiamo Agora, quindi noi sin da quando siamo nati abbiamo quelli che chiamiamo monthly meetings, in cui tutti quanti ci riuniamo e vediamo un pochino come è andato il mese. Anche questa è su ruote, la spostiamo, la giriamo in base a quando facciamo un evento o altro. Quanto siete in tutto? Siamo una cinquantina scarsa. By design cerchiamo di non aumentare troppo il personale. Volete rimanere snelli? Prendiamo poche persone molto molto brave piuttosto che prenderne 2 o 3 che magari farebbero il lavoro di quella persona molto molto brava. Dopodiché c'è la cucina. Questa è la torta, il plastico della nostra torta dei 10 anni, perché WhatWap è nata nel 2013. Bello. Quindi abbiamo fatto questo off-site con questa torta qua. E qua vabbè, macchinetta e caffè, birra, ti dirò però la bevono in pochi. La birra la bevono Incredibilmente sì. Abbiamo fatto questa zona qua che è la zona un po' games, quindi qua c'hai i board game, qui c'hai un cabinato che abbiamo fatto ristrutturare, abbiamo dentro un sacco di giochi arcade. Che poi anche io ho il cabinato in ufficio con Pac-Man, ma purtroppo non lo usa nessuno, quasi mai. Viene utilizzato come al solito di più il foosball. A questo punto mi sono seduto con Ale e Martina per farmi raccontare cos'è WhatWap. Facciamo giochi mobile, siamo molto forti in Europa con 3 giochi, Scopa, Burraco, che sono i nostri giochi più storici, Belote, che invece è un gioco molto famoso in Francia, e all'attivo abbiamo anche 4 nuove scommesse che sono 4 giochi più globali come Backgammon, che ha utenti in Turchia, in America e quindi un po' sparsi per il mondo. Quando uno pubblica tanti giochi, quello che può succedere è che uno faccia il grosso del fatturato, alcuni ci si concentra su una cosa. Nel vostro caso com'è? Nel nostro caso abbiamo 2 giochi che sono molto forti, che sono Scopa e Burraco. Scopa più o meno ha un 60% del fatturato, Burraco il 30%, un 10% sta invece su Belote. Quello che stiamo cercando di fare è fare in modo che uno dei nuovi giochi, delle nuove scommesse, possa addirittura surclassare Scopa e quindi diventare il nostro nuovo gioco di punta. In questo mercato puoi lanciare quanti giochi ti pare, ma conta solo se funzionano. Quindi spesso la strategia è farne tanti e poi investire solo su quelli che hanno il riscontro migliore. Ne puoi lanciare anche di più e parallelizzare. Chiaramente
mettere investimenti, dopodiché nel momento in cui c'è un gioco che è attraction, quindi vedi che ciò che stai spendendo prevede un ritorno, a quel punto l'unica limitazione che hai è quanto puoi spingere in termini di scala, quindi quanti soldi puoi metterci dentro aspettando che ti rientrino sostanzialmente. I soldi li metti dentro per fare promozione? Sì, user acquisition. Nel nostro mercato l'organico c'è praticamente, ormai non c'è più, quindi devi pagare l'utente e il gioco è tutto sull'avere un lifetime value dell'utente che è maggiore di quanto è speso per acquisire quell'utente. Insomma, una volta che un gioco funziona, l'unico modo per farlo crescere è fare pubblicità. Spesso proprio quelle che vi capitano mentre giocate ad altri giochini. La scommessa è che i soldi spesi per fare queste pubblicità siano meno del guadagno ottenuto grazie ai nuovi utenti. I vostri giochi fanno più soldi con il pagamento in app o il pagamento nel gioco o tramite la pubblicità? Questi giochi hanno un 60-40, quindi tendenzialmente più spostato sugli acquisti in app. Adesso, proprio per diversificare su questi 4 nuovi titoli, abbiamo un po', quindi abbiamo dei giochi che sono anche solo completamente ADV e altri che sono in app e ADV. Generalmente fai un 50-50. E ad oggi all'attivo quanti giochi avete? 8. Anche se in questi 12 anni ne hanno creati a decine, ma quelli che non funzionano dopo un po' li uccidono. O ce li uccide Google, perché a un certo punto dice: oh, non lo stai più mantenendo, boom, te lo rimuovo. Perché devi comunque tenerli aggiornati e fare in modo che siano compliant a tutte le normative. E come mai la ricerca di trovare una cash cow ancora più grande? Se avete già un vincitore tra i vostri giochi, uno dice vabbè, mi concentro solo su di lui. Uno è un po' di de-risking, se vuoi. E un po' è il fatto che il burraco e la scopa online sono limitati al mercato italiano, ottimi per crescere velocemente, ma limitati per giocare la partita internazionale. Quindi quando tu fai un gioco tradizionale è difficile che una scopa diventi famosa negli Stati Uniti come scopa. Avete una tesi per cui voi fate giochi che riprendono i giochi tradizionali di carte, oppure è successo casualmente e potreste fare anche un gioco di guerra se voleste? Diciamo che è nato più per necessità, nel senso che io e lei, uscendo da ingegneria informatica, non avevamo competenze né di game design né fondi. Che cosa possiamo fare che ha già un suo design, quindi il gioco è già divertente di per sé ed è cercato sugli store e quindi ci porta del traffico organico, e quindi questi giochi tradizionali sono rivelati una buona scommessa perché il gioco era già lì. Persone che dicevano ma se esiste il burraco sul telefono? Esatto, esattamente. Esistevano delle versioni molto, diciamo, basilari, L'abbiamo fatto meglio. E più veloci, eravamo estremamente veloci perché eravamo soltanto io e lui e eravamo lì a scannare come dei guardare pazzi. le review dello store e dire aspetta, questi parlano di questa funzione, proviamo a farla, vediamo se ha... Sì, subito. Se dal vivo esistono circoli del burraco, anche loro li hanno ricreati ma per il telefono. Quello è il segreto, direi, nel senso che tutti i giochi che abbiamo oggi hanno una parte social che noi chiamiamo i club o i circoli nel burraco, e sono gruppi di utenti che condividono le partite, hanno degli obiettivi in comune, quindi si crea questa dinamica molto social. Ci sono alcuni utenti che noi conosciamo addirittura per nome. Se tu forse no, ma io personalmente ho parlato anche con alcuni di loro per capire magari ci sono delle situazioni un po' di tensione a un certo punto, nel senso che magari si lamentavano di alcuni aggiornamenti. Quanti utenti avete che giocano ai vostri giochi? Poco più di 1 milione mensili. Abbiamo utenti che si sono conosciuti e sposati Sì, grazie ai nostri giochi. Sì. C'è un ragazzo che lavora da noi, ci diceva che il suo parrucchiere gli aveva mandato la foto di quando lui si era incontrato col suo circolo proprio qua a Milano. E poi è bello perché si creano situazioni di supporto, no? Ok, torniamo alle origini. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti all'università, ingegneria informatica, Politecnico, e quindi ci conosciamo. Quello che abbiamo fatto è stato poi iniziare a frequentare lo stesso giro di persone, e lui aveva iniziato a lavorare per delle riviste di cellulari, quindi era un po' nel mondo Android. Studiavamo insieme o altro, quindi lo prendevamo un pochino in giro nella nostra, diciamo, cricca di amici, perché lui faceva dei video su YouTube anche, no? Quindi faceva Delle proprio il tester dei telefoni. In un'altra vita saresti potuto diventare un tech youtuber. Esatto. Esatto. Lui aveva iniziato a sviluppare dei giochi, erano giochi di carte semplici. Arrivo io e gli dico: Ale, senti, veramente figo quello che stai facendo, però la tua grafica fa veramente cagare, ed era veramente brutta oggettivamente. E io, che invece da quando ero alle superiori ho sempre giocato con Photoshop, ho detto: senti, ma ti do una mano, nel senso, lì era quasi per supportare ed evitare che facesse figuracce. Quando gli ho dato questo feedback, anche un po', come dire, diciamo poco carino, la sua risposta è stata: beh, se sai fare di meglio dammi una mano. E quindi da lì poi è nato tutto, perché abbiamo iniziato a collaborare veramente nel nostro spare time. Non come imprenditori. La cosa incredibile è che eravamo estremamente seri, nel senso che non ce l'eravamo detto, però tipo senza deadline o altro, io dicevo te lo do entro domani, boom, gli arrivava entro domani, cascasse il mondo. E lui pure appunto era super veloce, quindi il nostro obiettivo comune non ce l'eravamo detto, ma era andare live il prima possibile, perché volevamo vedere l'impatto. E cos'è stata la sugli prima utenti. cosa con cui siete andati live? 7,5. 7,5? Sì. E là c'è stato un riscontro già da parte del pubblico? Sì, perché all'epoca comunque lanciare un gioco su Google Play ti dava un boost di visibilità iniziale. La cosa su cui, diciamo, poi ci siamo scontrati era la parte di monetizzazione, anche perché io all'inizio
all'inizio quando facevo le mie app erano tutte quante a pagamento, invece da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme le abbiamo messe gratuite solo con ads. E io ricordo tipo una telefonata che le ho fatto un pomeriggio ad agosto e le ho detto: Marti, mi hai visto ieri? Abbiamo fatto tipo $10. Che poi è quello che ci ha permesso di bootstrappare WhatsApp, nel senso che col fatto che non dovevamo spendere dei soldi per fare user acquisition, per quello che dicevamo prima, e c'era solo il nostro tempo come investimento, alla fine abbiamo iniziato a generare dei ricavi che erano quasi tutto margine in quel momento. Per chi non parla startuparo, bootstrap è un termine per definire tutte le aziende che crescono senza investitori esterni. Una startup per definizione deve crescere velocemente e quindi per aggredire il mercato spesso ha bisogno di tanti soldi, e in questo vengono in aiuto gli investitori. A questo però c'è un prezzo, il fatto di dover perdere tempo per andarti a cercare gli investitori, mantenere il rapporto con loro, scendere a compromessi con loro, ma soprattutto cedere fette importanti della propria azienda. C'è stato un momento in cui questo era un gioco e poi il riscontro del pubblico vi ha fatto aprire gli occhi e avete detto questo è un business, o voi lo approcciavate come un business fin dall'inizio? È una domanda interessante, ti direi che è iniziata come la prima e poi però è naturalmente finita più nella seconda parte. Quanto Quindi tempo è durata questa fase? io per esempio ho continuato con la specialistica, lui no, perché io avevo anche la pressione dei miei genitori che dicevano: cioè ti abbiamo mandata da Lecce a Milano per studiare, mo studi. E va bene, studio, però nel frattempo continuavamo a collaborare e io ricordo che il mio pensiero era: vabbè, comunque finché continua questa avventura va bene, poi si vedrà, fino a che poi non ho dovuto affrontare la conversazione con mio padre quando mi sono laureata a dire: papà, mi sa che non vado al Microsoft, fondo la mia azienda. Esatto. La mia conversazione è stata: devo mollare un lavoro comunque sicuro che mi paga, che mi dà uno stipendio per una scommessa, però c'era troppa traction, era troppo divertente, non potevamo dire di no. Quando dite c'è la traction, di che numeri parliamo? Da un punto di vista di tracking degli utenti è difficile dirti quanti utenti avessimo davvero, perché avevamo credo solo Google Analytics, no? Quindi magari erano decine di migliaia, però quando invece lo traslavamo nelle revenues dicevamo che vediamo se questo mese riusciamo a portarci a casa uno stipendio vero per me e per te. E quanto, tra virgolette, fatturavate nel momento in cui avete fondato l'azienda? Primo anno credo sui 200 qualcosa. Solo dall'advertising? Sì. E le spese per mantenere questa roba erano i vostri stipendi? C'erano altre spese vive di qualche tipo? Avevamo un ufficetto quando abbiamo aperto, ma... No, ma l'ufficio era a casa mia o il Poli? Erano 200.000 euro di utile fondamentalmente. Sì, esatto. Quindi di base erano 2 stipendi da 100.000 euro. Se uno dice Teoricamente che dopo l'università buttale via. A quel punto come avete imparato a diventare invece imprenditori? Una parola, errori tipo. sì, no, Dico sempre le due cose, cioè da un lato hai il business su cui tu sei verticale, quindi la sensibilità di prodotto, parlare ai videogiochi, capire l'intuizione, dall'altro hai quella parte del business che è uguale per tutti, le assunzioni, gli incentivi, i processi, tutte quelle robe là, come lo avete imparato? Prima di quello abbiamo dovuto anche imparare a essere co-founder. Oggi ci vedi, secondo me siamo tipo 2 cervelli in una persona, quindi diciamo che siamo estremamente allineati, ma quello è anche stato un processo, perché comunque abbiamo 2 caratteri molto forti entrambi e soprattutto ragioniamo, l'abbiamo imparato dopo in modo differente. Cioè io Cosa sono... avete litigato? Cosa non abbiamo litigato, anche a livello di darsi il feedback piuttosto che come interagire. Per esempio io sono molto in your face, sempre, lui invece era un po' più tra le righe. Poi sì, c'è stata tutta una fase, all'inizio avevamo anche un advisor, quindi noi eravamo arrivati ad un team, non lo so, di 8 persone, però comunque non avevamo ancora davvero imparato a delegare, quindi quello è stato proprio un processo complesso. Quindi abbiamo avuto poi questo advisor che ci ha aiutato in tutta questa fase di gestione, ci ha fatto secondo me fare il salto. Considera che nel 2013 non faceva figo fare startup come oggi, cioè eri quasi uno sfigato e non sapevi a chi guardare, specialmente nel nostro settore in Italia non c'era nessuno e quindi vedevamo all'estero tutti quanti che prendevano soldi, così diciamo boh, ma iniziamo a informarci, tramite conoscenza raggiungiamo un investitore, parliamo con questo investitore e lui ci dice: guardate che a voi non servono soldi perché li avete, vi serve più un po' una guida, e quindi lui ci aveva messo in contatto con questa persona che poi è diventato il nostro advisor. Ora non c'è più con noi, si è concluso il ciclo, però è stato veramente trasformativo per noi. Avete fatto debito in questi anni per crescere più velocemente? No. Fare del debito, cioè chiedere in prestito dei soldi alle banche, potrebbe aiutare molto. Loro però non lo hanno ancora mai fatto perché sono ancora in attesa del gioco perfetto su cui investire. È più la fase di preparazione del gioco in cui tutti i KPI sono a posto, la retention degli utenti è stabile. Una volta che hai trovato la quadra, a quel punto è il momento in cui puoi iniziare a buttare i soldi. Ma ti dirò, adesso nel nostro settore ti prestano il capitale in modo tale che tu non debba dare via equity, perché sanno che quando devi scalare hai bisogno di tanti soldi. È come se le fasi fossero due. La prima crei il gioco e fai in modo che sia il gioco tra virgolette perfetto. E quali sono i KPI per giudicarlo? Prima hai detto la retention.
cosa? Direi principalmente retention. Su un utente non si riesce a fare il conto, ma se ti porto 100 utenti, domani quanti ne tornano? 30, 40, 50? Più alto questo numero e più hai opportunità di monetizzare quell'utente, quindi hai dei KPI sulla parte di ADV e poi c'è invece la parte di convertirti, quindi portarti ad acquistare nel gioco. Questa è una fetta molto piccola della popolazione, parliamo magari del 3, 4, 5% degli utenti, che però poi copre i costi di tutti gli altri. C'è lo stigma nell'acquistare le cose in app, ma io spendo 50 euro di cena e non riesco a spendere 99 centesimi. Ma pensa a tutti i servizi in abbonamento che sono nati, Netflix. Quindi se le persone iniziassero a vedere il gioco come appunto un servizio che viene offerto, a quel punto spendere diventa, diciamo, quasi normale, no? Ma quanto deve essere la retention per avere un gioco di successo? Si parla di retention dei 30 giorni, quanto ritengo l'utente. Un buon valore è tipo il 10, il 12, il 13. Cioè se io prendo 1000 utenti oggi, fra un mese se ne ho 130 va bene. Sei veramente al top. E poi c'è una seconda fase, quando hai tutti i KPI a posto dici adesso il gioco è pronto per investirci sopra, pagate per le pubblicità fondamentalmente. Usi diverse piattaforme, puoi usare Meta, Unity, Uplovin è un altro che va molto per la maggiore, e la complessità che abbiamo noi rispetto a delle app che tendenzialmente sono a subscription è il fatto che la prevedibilità del rientro del tuo investimento è molto più complessa. Certo, non puoi sapere il ROI il giorno stesso. Calcolare il ritorno sull'investimento, il ROI, è complesso perché a differenza degli e-commerce o dei servizi a pagamento in cui l'utente paga subito, nelle app gratuite non si sa se gli utenti faranno acquisti in app e non si sa quando li faranno, quindi l'unico modo è giocare di statistica. Chi è disposto a spendere un sacco di soldi, chi meno, chi vuole spendere solo l'euro per tirare via la pubblicità. Queste fasce di utenti ognuna converte in un momento diverso. Ad esempio chi spende tanto converte più in là nel tempo perché prima valuta. Così come cambia tantissimo da mercato a mercato, tipo guardi US non c'entra niente. Spendono 100 volte di più rispetto agli italiani. Ma sì, ma sono proprio pazzi rispetto a noi. Infatti questo è un motivo per cui immagino che i vostri obiettivi sia andare in US. Sì, è proprio un tema di scala per noi, no? Quindi chiaramente US è la prima, solo perché dall'altra parte diventa un po', come dire, complicato. Un utente che spende tanto, quanto spende in un gioco in media, nel mercato? È veramente difficile rispondere a questa domanda perché gente che ha speso anche 50.000 euro. La cosa incredibile del nostro mercato è che non hai un cap. La moglie del miliardario che è in fissa con Candy Crush e spende 100.000 euro su Candy Crush. Ci sono dei VIP in altri giochi che magari hanno speso milioni di euro. Ok, ma tornando a WhatUp, Martina e Alessandro fondano la società nel 2013 tra le aule di studio del Politecnico di Milano, quando Ale era ancora un tech youtuber in erba. Il primo anno fatturano 200.000 euro, non male come inizio, e negli anni a seguire continuano a crescere fino a fare il botto nel periodo del Covid, che li porta a fatturare 10 milioni nel 2021. Poi però c'è un crollo. Abbiamo avuto una bella botta con un partner che ci ha abbandonato. Il fatturato scende sotto i 7 milioni e riprende gradualmente solo negli ultimi anni, puntando nuovamente ai 10 milioni. In tutti questi anni però sono sempre stati inutili, senza mai perdere soldi e sempre con un buon EBITDA. Gli fai un 30%? Ok, ma quindi quali sono i costi per gestire un'azienda del genere? Infrastruttura diciamo che è quello forse più piccolo tra tutti, il team al secondo posto e UA è praticamente un 60-70%. E che vuol dire che un partner vi ha abbandonato? Utilizzavamo una tecnologia, GameSpark si chiamava il provider, che poi è stato acquisito da Amazon. E poi l'ha chiuso. Noi abbiamo avuto 9 mesi per poter convertire tutti i nostri nuovi giochi su una nuova tecnologia, postare milioni di utenti da una parte all'altra e il rischio era che il gioco non esisteva più. Quindi è stato un momento in cui abbiamo detto ok, se questa cosa non la facciamo bene, WhatUp, ciao. E quindi progressivamente abbiamo spento delle funzionalità le più critiche dai giochi esistenti e lì abbiamo perso un sacco di utenti. Se tu mi sbatti fuori dall'app, perdo l'abitudine. Il problema è stato addirittura duplice perché poi quando ricevi una notizia del genere comunque c'è anche panico in azienda. Gli sviluppatori erano tutti quanti in modalità missione, c'era gente che era in ufficio fino alle 11 a mezzanotte, poi erano, come dire, capitanati da lui perché comunque lui è sviluppatore, no? E avevano fatto anche questa challenge di non sbarbarsi fino a che non sarebbe finito. E ti dico, questo vi ha aiutato oggi a essere un'azienda più solida, resiliente di prima, oppure sarà una sfiga e basta? No, decisamente, nel senso che ci ha aiutato da un punto di vista strategico e quindi ad esempio difficilmente andremo in vendor lock-in, che è quello che ha causato un po' questa situazione. Ci sono aziende in questi anni che hanno cercato di comprarvi? sì, già dall'inizio in realtà era un'azienda molto famosa in Turchia, quindi avevamo iniziato a chiacchierare perché comunque non era chiaro in che modo volessero cooperare, poi noi eravamo veramente due scappati di casa all'epoca. Poi ce ne sono stati tanti altri perché poi comunque adesso il mercato si sta muovendo moltissimo in M&A, quindi sì, ne abbiamo avuti diversi, non è mai stato, diciamo, nel momento né vedevamo un effettivo vantaggio nel vendere da un punto di vista business. Sulle EBITDA di una cosa del genere? Sono 5 per il fatturato e 10 per l'EBITDA. Quindi nel vostro caso sarebbero decine di milioni fondamentalmente, se non di più.
sì. E perché avete detto di no? Avete faticato nel fare questa scelta o è stato veramente naturale? Fatichi, però poi tornavamo sempre ma rispetto a quello che vogliamo fare sotto sotto, cioè quello che ci smuove dentro sono i soldi? La risposta era no. Comprare voi invece aziende? Allora, ci abbiamo pensato molte volte ad utilizzare M&A come motore di crescita e che innanzitutto nel nostro mercato non lo fa quasi nessuno, perché capire dall'esterno quali possono essere le leve che puoi utilizzare su quegli utenti considerando come monetizzano è veramente molto molto complicato. Quello che ti possiamo dire è che lo abbiamo fatto sui nostri giochi, e quindi abbiamo preso magari un gioco che era un po' dismissed, aveva già degli utenti, abbiamo detto ok, proviamo a risollevarlo, bagno di sangue. Anche se hanno rinunciato a decine di milioni di euro, la loro società fa milioni di utili ogni anno, quindi se volessero potrebbero tirarsi fuori un sacco di soldi, ma puntualmente come tutti gli imprenditori preferiscono avere tutto il loro capitale investito nella loro azienda. Ma noi persone normali invece non dobbiamo investire in una sola azione, ma dobbiamo avere un portafoglio diversificato in azioni, obbligazioni, materie prime, vari asset class. E per farlo lo strumento perfetto è Trade Republic, di cui sono ambassador da sempre, ma che utilizzo anche da sempre per investire centinaia di migliaia di euro. Questo marzo c'è un'offerta speciale, se utilizzate il mio link avete 20 euro da investire in ETF per tutti quanti i nuovi utenti. Non era mai successo che dessero un bonus, quindi sono molto contento. Ottenere il bonus è semplice, basta iscriversi all'app tramite il mio link e versare almeno 100 euro sul conto, effettuare almeno 3 investimenti su qualsiasi prodotto, si può investire a partire da €1, e il tutto nell'arco di 21 giorni. Fatto questo, il bonus di 20 euro verrà accreditato automaticamente nella sezione investimenti dell'app. Io utilizzo Trade Republic per investire, sia con i piani di accumulo che non hanno commissioni da parte di Trade Republic, cioè 0 euro, sia ogni tanto per operazioni singole che costano solamente €1. Tengo tutta quanta la mia liquidità non investita perché così genera interessi ogni mese, e utilizzo per tutti i giorni e per i miei viaggi la carta Mirror per i pagamenti, che non solo è bellissima, ma mi dà il safe back che va dritto nei miei piani di accumulo. L'app è divisa tra la sezione di azioni, quella di obbligazioni, quella di cripto, e poi c'è anche la parte private equity che sto ancora testando. Per cui se ancora non avete Trade Republic andate in descrizione, sfruttate il bonus di 20 euro e in maniera super rapida ed efficiente, iniziando anche solamente da €1, poter iniziare finalmente ad investire. O anche se non volete investire, avete un bel conto con una carta che vi dà interessi sulla liquidità. Quali pensate siano le cose più importanti per un business come il vostro? Sapere acquisire talenti, come acquisire talenti? Ci siamo ritrovati a un certo punto in cui c'era un clash tra quello che noi credevamo fosse l'azienda e quello che invece l'azienda era. Noi tiravamo da una parte ma sentivamo di fare fatica. Quello è stato un po' un momento di, diciamo, pivot mentale proprio. Quindi quando ne abbiamo fatto la parte di immigrazione abbiamo detto ok, tu ti focalizzi sulla parte di immigrazione e io in quel periodo mi sono focalizzata su cercare di capire come svoltare la parte talent. E abbiamo fatto tutto un lavoro di definizione di cosa è un buon fit culturale per noi. Abbiamo identificato, diciamo, delle caratteristiche delle persone con cui noi vogliamo lavorare. Questo ci ha permesso poi, credo avessimo raggiunto circa 70 persone, di riscendere a quello che siamo oggi. Ormai siamo intorno alla cinquantina da credo 3 anni almeno. La cosa incredibile è che a volte vanno via delle persone e tu ti rendi conto che da un punto di vista produttivo non cambia nulla. E quanto è assumere la persona giusta fin dall'inizio e quanto è mettere in moto dei sistemi che incentivano le persone? Perché secondo me la stessa persona darti 100 può darti 0 anche in base a tu come riesci a motivarla. Certo. Infatti tutto questo lavoro che ha fatto si è collegato poi in dei sistemi di valutazione trimestrale. Abbiamo un sistema che si chiama Development Talks, si fa in modo che si esca da quel meeting con assoluta chiarezza rispetto a quelle che sono le aspettative e quali sono gli obiettivi per i prossimi 3 mesi. E invece le vostre mansioni da COSIO? Variano, direi, in base al momento dell'azienda, quindi in questo momento specifico Ale si sta focalizzando sulla parte dei nuovi giochi, quindi le nuove scommesse, e io sulla parte di user acquisition. Voi riuscite a vedere cosa fanno i competitor, a vedere come si muovono loro e copiarli, o è impossibile? Abbiamo dei sistemi di app intelligence, dei servizi che ti fanno vedere macro KPI, però diciamo che non siamo tantissimo guidati da quello, siamo più guidati da quello che vediamo succedere negli utenti che abbiamo acquisito, no? Oggi iniziereste comunque con i giochi o adesso è troppo competitivo rispetto a una volta? Probabilmente oggi è molto più competitivo, quindi ci penseremo Sì. 2 o 3 volte. A livello personale invece qual è l'ambizione? Quando siamo partiti il mercato giochi in Italia praticamente era quasi inesistente, quindi sicuramente l'idea di creare un'azienda di spicco in Italia è una cosa che a entrambi motiva. Il fatto di riuscire a trovare questo gioco che sia di respiro più internazionale è quasi diventata una sfida personale per noi. Siamo veramente ambiziosi e testardi e quindi noi abbiamo un po' quel mindset del se tu ti focalizzi bene, hai l'approccio giusto, prima o poi lo raggiungi il tuo obiettivo. Ora arrivano
tutti quanti i grandi dell'AI che dicono Claude, Sonnet programma meglio di me. Come state approcciando questo discorso? Noi da imprenditori vediamo la parte exciting della cosa, ok, come possiamo sfruttare questo? Se tiri via un bottleneck che era la parte di produzione e di sviluppo, che cosa ti abilita? E lo vediamo in tutti i team. Il team di marketing, ad esempio, si sta facendo dei tool in-house senza dover andare a chiedere al team di tooling. Chiaramente il rischio qual è? Di affidarsi troppo a questi sistemi in una fase in cui ancora oggi non riescono a gestire tutto il flusso della programmazione, e quindi magari anche casi di l'azienda che espone dati pubblici dei propri utenti piuttosto che database cancellati con milioni di dati. Considera che poi noi non mettiamo nessun limite rispetto all'utilizzo delle AI, cioè se tu vuoi un tool, boom, ce l'hai. Ti faccio un esempio pratico. Noi abbiamo il team di data che sono 3 persone e prima gestivano quasi un gioco a testa. Adesso abbiamo 8 giochi all'attivo e abbiamo sempre le stesse 3 persone. Cosa ci permette di garantire una qualità del servizio e una risposta rapida? È quello di aver sviluppato delle soluzioni interne con le AI che ti genera delle query, dei report automatici. Come approccio stiamo cercando di far passare, come dicevo prima, più la parte culturale, quindi facciamo molto showcasing del questo team ha fatto questo, ha amplificato i loro risultati in questo modo, sperando che comunque tu ti renda conto che se non lo utilizzi resti comunque indietro. Che errore non rifareste in questi 10 anni? Ma io torno sul non avere un solo partner di riferimento, o quantomeno avere un plan B. Io forse ti direi che quello che stiamo facendo oggi secondo me avremmo potuto farlo 5 anni fa, quindi mettere proprio uno startup serve, secondo me, che è il motivo per cui poi è andato Ale a creare il nuovo gioco, perché tu devi avere quel mindset di avere chiaro che cosa vuoi raggiungere. Se tu dai questo task a una persona che è innamorata dei giochi e vuole fare un gioco, tendenzialmente quello che succede è che fanno il gioco a cui vogliono giocare loro. Qual è oggi la parte più difficile del vostro lavoro? Prima parlavamo di AI, secondo me quella è una trappola, perché ci puoi perdere veramente da imprenditore ore e giorni solo anche a studiare, no? Come posso utilizzare questa cosa? Per non parlare della tentazione di dire ora WhatsApp è un'azienda AI, alla valutazione al posto di essere 10 per Esatto. Invece la tua parte più difficile? Ti direi forse che oggi per la quantità di cose che seguo ho tipo delle giornate con troppi meeting e c'è troppo context switch. Ti chiudo la call e devo passare ad un'altra e magari prima era, non lo so, discutere dell'evento aziendale e dopo stiamo lì a dire oddio abbiamo perso 200k. Paolo De Nadai mi ha presentato a te, quando ci siamo incontrati, come una piccola Benny Spoons italiana, che è, lo vedete dalla latinetta? Sta dietro. È esattamente là. Sì. Questi vostri cugini molto grandi che avete qua vicino, vi mettono mai il pepe? Avete trovato ispirazione nel loro modus operandi? Sicuramente tantissimo, specialmente nella parte di talent. Ho l'approccio che ha più volte descritto Luca rispetto a come loro fanno, diciamo, tutto il processo di talent acquisition, e ti dirò che da quando l'abbiamo applicato abbiamo visto assolutamente. Cioè, le persone non giuste è più comune che se ne vadano da sole o che dovete mandarle via voi? Entrambe le cose. Chiunque debba prendere quella decisione che è un minimo empatico resterà sempre la cosa più difficile da fare, perché comunque si crea il rapporto umano. Quali sono quelle cose che vedi in una persona che vuoi qua dentro? Facciamo pochi test, in realtà sono proprio delle domande specifiche che abbiamo durante il processo di selezione. Tendenzialmente sono persone che sono estremamente forti nel pensiero critico, quindi non accettano le cose semplicemente perché me l'ha detto Ale o me l'ha detto Marti o me l'ha detto l'esperto di turno. Spirito di team, che per me è definito come la persona, non quello che è bravo a stare insieme agli altri, ma quella persona che capisce che la sua unità non è l'individuo ma è il team, quindi è disposto quando è necessario a fare anche quell'extra mile per coprire un altro che magari è un momento di down. E poi c'è la parte di fame. Che consiglio dareste a qualcuno che parte da zero oggi, che si traduce anche in cosa fareste voi oggi se partiste da zero? AI? No, in realtà più come approccio validare subito e il più velocemente possibile la propria idea, quindi non perdere mesi e anni sperando che il prodotto sia il prodotto più bello del mondo. Lancialo, inizia a prendere i dati. Che prodotto lanceresti oggi? Un prodotto AI probabilmente. Io farei un'app. La fareste con degli sviluppatori o la fareste in vibe coding? Il prototipo probabilmente vibe coding puro. Magari più di un prototipo. Sì. A quel punto. Grazie mille. Grazie. Martina e Alessandro sono partiti da una semplice intuizione. Mancano i giochi tradizionali di carte sul telefono e hanno sfruttato questo voto di mercato per crescere tantissimo sul suolo italiano, arrivando però ad un plateau che li ha bloccati intorno ai 10 milioni di fatturato. E per questo la loro nuova sfida è andare internazionale. E devo dire, in piccola parte, nel mio piccolissimo, mi ritrovo anch'io. Partito nel 2013 anche io, anche adesso vorrei giocare la partita internazionale. Per aver conosciuto ragazzi di WhatsApp devo ringraziare Paolo De Nadai, che organizza sempre un sacco di cene tra imprenditori e mi ha fatto intro con tanti degli intervistati che trovate sul canale.